Mi bastano una strada tutta curve e dei panorami unici per essere felice, ma in Croazia ho trovato molto di più: accoglienza, ottimo cibo e un mare infinito. Questo video è dedicato a chi come noi, amanti delle 2 e delle 4 ruote, crede ancora che il viaggio su strada sia sempre un'esperienza unica. Buona visione, ragazzi! Signori, buongiorno! Dopo il video fatto in Sardegna con la Defender 90, video on the road, mi è sembrato il caso di riproporvi questo format perché ho capito che vi è piaciuto particolarmente. Quindi, partiti questa mattina dal lago di Iseo, in questo momento stiamo ricaricando la nostra bella Tesla Model Y Performance al Supercharger di Mogliano Veneto, e vorrei farvi capire come mai Tesla e come mai Croazia. È un binomio che va, per quanto ci ha detto l'ente del turismo, particolarmente d'accordo, perché la Croazia è un paese che ad oggi è assolutamente elettrocompatibile, quindi predisposto ad accogliere il turismo elettrificato, e la Tesla, come ben sappiamo, come abbiamo visto in tutti i video, soprattutto in questa Model Y, si presta particolarmente al viaggio perché offre tanto spazio, e in questo caso troviamo anche tantissima potenza perché, come ben sappiamo, la Performance offre oltre 500 cavalli di picco. Ricarichiamo ancora un po' e poi ci spostiamo al prossimo Supercharger, dove sosterremo per altri 20-25 minuti direttamente in Croazia. Non me ne vogliono gli amici croati se sbaglierò qualche nome, ne sbaglierò parecchi perché i nomi tipici sono abbastanza ostici da pronunciare. Sono partito da Brescia per arrivare a Senj, dove farò la prima tappa, percorrendo tutta l'autostrada A4 e andando oltre il confine più estremo ad est dell'Italia. Percorrenza media circa 6 ore, con autostrada fatta a circa 120 km/h. Primo giorno dedicato interamente al viaggio, ma non per questo, dopo aver ricaricato a Senj, mi lascio scappare il passo di collina che collega la costa all'entroterra croato. Asfalto perfetto, luce del tramonto e tante curve che ci portano fino al Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, dove per ricaricare le energie mi prendo una zuppa di verdure e degli involtini di pollo al pesto avvolti in pancetta. Deliziosi. Hello. Hello. Barchetta per il trasporto delle persone, capienza massimo 100 individui, con una carica tutta la giornata, completamente elettrica. In questo caso l'elettrico ha senso e ci piace. Con una superficie di circa 30.000 ettari, i laghi di Plitvice sono stati il primo parco nazionale della Repubblica della Croazia nel 1949 e solo 30 anni dopo sono diventati patrimonio naturale dell'UNESCO. I loro 16 laghi, 12 superiori e 4 inferiori, e l'infinito numero di cascate rendono questo posto davvero incantevole, tappa assolutamente imperdibile da includere nel vostro road trip. Come nostra guida diceva, noi abbiamo 92 cascate, un numero che non esiste, okay? Più pioggia, più cascatelle, meno pioggia, Meno cascate. Così una volta uno trova 68, una volta 120. Ragazzi, dopo aver visitato la parte alta dei laghi di Plitvice, la parte più tranquilla, la parte più rilassata, ora siamo nella parte più bassa, in compagnia della nostra guida, il nostro Ivan, che mi conferma che in questo momento sembra per noi esserci tanta gente, ma in realtà non c'è qua praticamente nessuno. Super tranquillo, posto assolutamente da vedere se venite in zona Croazia. Ragazzi, se questo contenuto vi sta piacendo, lasciate un like e iscrivetevi al canale, non dimenticatevi. Giusto per farvi vedere come ho organizzato il carico, e partendo dal presupposto che abbiamo un disastro di litri a disposizione, nuova cappelliera della nuova Model Y Performance, la spingiamo indietro. Qui ci sono 2 valigie e una cassa di acqua che nei lunghi viaggi settimanali non può mai mancare, poiché io bevo una bottiglia di acqua al giorno.
tantissimo posto qui, tantissimo posto nei vari laterali, ma qui sotto c'è altro posto dove abbiamo messo altre cose e come vedete nell'insieme ci poteva stare ben altro, perché qui è ancora mezzo vuoto. In abitacolo ho lasciato tutta l'attrezzatura nei posti posteriori, tutta l'attrezzatura zaino, macchina fotografica e compagnia bella. Nel vano anteriore, che ha anche lui una bella capienza, ho messo i cavi per la ricarica, cavo domestico e il cavo per le colonnine, quindi c'è tantissimo posto, ne abbiamo occupato solo una piccola parte, ce ne sarebbe altro a disposizione. Macchina perfetta per fare tanta strada a pieno carico. Dopo un pranzetto tipico altamente proteico, ci lasciamo alle spalle i laghi di Plitvice e raggiungiamo la prossima tappa. Sto percorrendo questa strada tutta curva e ben asfaltata, dove è indispensabile apprezzare le doti dinamiche di questa Model Y. Grandi cerchi, assetto abbastanza rigido, ma su una strada ben asfaltata e tutta curve è sicuramente una scelta non dico indispensabile, ma estremamente gradevole. E quando mai mi ricapiterà di visitare la casa dove è cresciuto Nikola Tesla, arrivando in Tesla? All'interno dell'abitazione dell'inventore fisico e ingegnere elettrico abbiamo avuto modo di avere una dimostrazione del funzionamento della bobina di Tesla. Abbiamo potuto poi vedere la progettazione e la messa in funzione di un motore asincrono applicato in tempi moderni anche sulle vetture elettriche, ed infine la possibilità di vedere il funzionamento dell'uovo di Colombo di Tesla mosso dall'energia del campo elettromagnetico. Ragazzi, prima esperienza con autostrada croata, si prende il biglietto, vediamo come va. Direzione Spalato, dove passeremo la notte in hotel, ma prima di arrivare fin là ci fermiamo giusto una decina di minuti a ricaricare al supercharger di Zara, dove in 10 minuti io ricaricherò circa un centinaio di chilometri che mi serviranno per arrivare a Spalato, fare la giornata di domani. Poi domani ci sarà un altro supercharger in zona Spalato e viaggio in tranquillità. Andiamo? Grazie a Dino, la nostra guida, abbiamo avuto il piacere di scoprire i tesori nascosti di questa città ricca di storia che vanno ben oltre a quello che possiamo vedere. Ma il vero protagonista di Spalato è senza dubbio il palazzo di Diocleziano, costruito per l'omonimo imperatore dal 293 d.C. e divenuto poi patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 1979. Con i suoi 3 ettari di estensione è oggi il cuore pulsante della città. Ecco perché visitare Spalato con una guida farà sicuramente la differenza nella vostra esperienza. Veloce ricarica al supercharger di Spalato, o Split in croato. Lascio a malincuore la città perché è un posto al quale avrei voluto dedicare più tempo. Includetelo assolutamente in un ipotetico tour in questa zona. Prossima tappa, Primosten. Ad aspettarci Goran, Sabina e Mia, entusiasti nel vederci arrivare con la Tesla. È stato subito feeling, loro ci mostrano il delizioso borgo dove vivono e noi gli facciamo fare un veloce test a bordo della Model Y. Raggiungiamo insieme il punto panoramico della statua di Nostra Signora di Loreto, la vista è davvero magnifica. Uno sguardo sulla vigna dove viene prodotto il vino Babic e sull'incantevole mare che circonda questo piccolo, magico borgo. Babic wine and it's typical for the Primavera. L'avrete capito, se c'è una cosa che assolutamente non c'è mancata in questi giorni è il buon cibo e l'assaggio di prodotti e bevande tipiche di ogni zona della Croazia. Oserei dire voto 10.
35 minuti di strada ci sono bastati per arrivare alla meta successiva, Šibenik. Giusto il tempo di lasciare le nostre valigie nella camera d'hotel e siamo pronti a ripartire con Ante, la nostra guida. Scopriamo che Šibenik è una tra le più antiche città croate sulla costa adriatica e che lo stile che tutt'oggi vediamo è frutto dell'influenza sia del governo della Serenissima di Venezia che di quello austriaco. Signori, bentornati. Venerdì mattina lasciamo la città di Šibenik che abbiamo visitato con un'ottima guida. Come sempre la raccomandazione è: visitate le città con la guida perché vi spiega davvero tutto e il tutto si fa molto più interessante. Ci stiamo dirigendo al battello, al traghetto che ci porterà al Parco Naturale Nazionale di Krka, dove ci saranno dei laghetti presumibilmente e parecchie cascate. Considerazione sul traffico, questa è una parentesi: sto trovando un traffico più educato, più rilassato e più calmo di quello che mi sarei aspettato, perché nessuno insulta, non volano urli particolari, colpi di clacson, sono tutti molto moderati. Molto bene. Il Parco Nazionale di Krka, nell'entroterra di Šibenik, fu costituito nel 1985. Copre un'area di 109 km² e al suo interno ho potuto ammirare le numerose ed incredibili cascate che rendono davvero unico questo parco. Qui sorge inoltre la centrale idroelettrica che fu completata grazie a Nikola Tesla poco dopo la prima centrale idroelettrica al mondo, quella delle cascate del Niagara. Grazie a questo, Šibenik divenne la prima città in Europa ad avere un impianto di illuminazione stradale pubblica funzionante a corrente alternata. La città di Zara nel corso degli anni fu costruita e distrutta diverse volte, anche a causa dei bombardamenti subiti nel XX secolo. A oggi regala opere uniche che solo qui possiamo trovare. Primo su tutti, l'organo marino che, sfruttando il movimento delle onde del mare, riproduce sonorità simili a quelle di un vero organo. Vicino a esso trova posto un'installazione contemporanea chiamata Saluto al Sole, riproduzione in scala del nostro sistema solare, nonché monumento composto da pannelli solari che creano uno spettacolo notturno di luci colorate. Entrambe le attrazioni rendono unico il nome di Zara fra le città costiere croate. Ragazzi, buongiorno, visita alla città di Zara. Appena terminata la nostra guida se n'è andata ed ovviamente la nebbia si sta sollevando giusto ora. Facciamo i bagagli e ci dirigiamo nella zona di Pag, dove ci aspetta un'altra guida per la visita alla zona. Guardate questa strada, che spettacolo! Allora, funzionano così le cose in Croazia. Vai da un dottore, ti serve, non stai tranquillo, magari ti ha preso un po' anche prima della fila, sa che arrivi da Pag e senza un formaggio non ti presenti. Pensa te. Perché ti guarda, siete di Pag. E non mi hai portato Prima associazione per qualsiasi persona croata il formaggio. Magari per i turisti Pag zrče. Certo. Però in Croazia Pag vuol dire formaggio. Punto.
Grazie a Bernard e Marty scopriamo che Pag è nota soprattutto per il sale, il merletto e ovviamente per il paschi sir, tipico formaggio che non potevamo non assaggiare. Un tour per la città a piedi e un giro sulla costa a bordo della Tesla per vivere anche quei tratti di strada che solo gli abitanti sono soliti percorrere. Pag è stato uno fra i posti più incredibili visti in questa settimana, dove troverete strade perfette, mare, accoglienza e ottimo cibo. Impossibile non prevedere una sosta qui nel vostro road trip croato. Venite assolutamente. Per lasciare l'isola possiamo ripercorrere nuovamente il ponte panoramico costruito da Tito, oppure prendere il traghetto che ci porta in 15 minuti sulla terraferma, dove imboccheremo la strada che ci porterà a Senj per l'ultima nottata. Due passi a piedi tra le vie del paese raggiungiamo la fortezza sulla collina di Senj, dove la vista su alcune delle oltre 1500 isole che compongono la Croazia è davvero incantevole. Famosa per essere stata la città che ha sempre resistito agli attacchi dei veneziani e dei turchi, Senj, rispetto alle altre città croate, non ha subito dunque grandi influenze culturali e architettoniche nel corso degli anni. Ragazzi, purtroppo anche per me giunge al termine questo tour in Croazia. Domenica mattina sono esattamente nella stessa città nella quale sono arrivato martedì, sono a Senj. Ho caricato l'automobile ieri sera, 100% di batteria al supercharger, 475 km di autonomia a schermo. Questa mattina visita guidata alla città, ora farò un po' di costa in direzione fiume, già che il tempo è spettacolare. Poi mi metterò in autostrada italiana, vado in A4, velocità da codice 130-135 e vediamo quanto consuma la Tesla Model Y in autostrada. Performance. In questi 6 giorni ho percorso oltre 2000 km e ho sempre ricaricato la mia Model Y nei supercharger presenti in Croazia. Tante volte siamo soliti prendere aerei e fare lunghi viaggi per scoprire le bellezze del nostro mondo, ignorando il fatto che a pochi chilometri da casa ci siano posti che con le loro strade, la loro storia e le loro persone regalano esperienze uniche. Grazie, Croazia!